Buongiorno a tutti quanti. Oggi ragazzi farò la sbarbata della vita. La sbarbata della vita. Comunque vada, anche se mi riempio di red point, anche se non mi interessa niente, oggi sarà la mia sbarbata della vita ragazzi. Allora, set A e B, nuovo, quindi proviamo anche un altro set. In questo caso è una profumazione di cui avevo molti dubbi, ma che si è rivelata qualcosa di fantastico e molto innovativo. Quindi Ribera, eccolo qua. Io ho già messo, vi faccio vedere come faccio. Intanto scaldo la ciotolina sotto l'acqua calda, dopodiché ci metto dentro un bel dito di sapone. Le prime volte abbondate un po', vi ho già detto, finché non prendete mano, dopo vi regolate. Ci mettete l'acqua calda e le lasciate qua che intanto si sciolgono i burri, si attivano e tutto quanto. Nel frattempo preparo il viso. Dopodiché, ragazzi, vi faccio vedere qualcosa di spettacolare. Questo è l'incarto esteriore. Questo è quello dentro. E adesso vi faccio vedere il pezzo forte. Preparatevi perché ancora sono emozionato, ancora mi viene da piangere. Guardate il capolavoro, ragazzi, neanche in gioielleria, parliamo di un rasoio americano che purtroppo non producono più. Non ho tantissime informazioni di chi lo produceva, so poco niente, non so niente, so che dentro ci sono due piastre, una più mild e una più aggressiva, che si chiama il rasoio si chiama Raw. Vi dico solo che porca miseria perché non lo fanno più. Guardate che lavorazioni, guardate anche sotto. C'è una precisione, una lavorazione del manico. Raramente ho preso in mano rasoi di sti livelli qua. Ed è super innovativo e tra l'altro, adesso lo proverò in rasatura, però vedete che ha già, cioè, anni fa era già avanti. Qua probabilmente si saranno ispirati Enson, saranno ispirati Ye, cioè tutti quanti quelli che sono venuti dopo, perché ragazzi miei, quel fatto anche di dare un angolo obbligato, questo è il primo, penso, che abbiano fatto così. Anche nei vintage c'è qualcosa di simile, però ragazzi, di moderno, di ultimi anni, no, qualcosa di meraviglioso. Purtroppo non lo fanno più, si trova a prezzi proibitivi, quindi va bene così. Come pennello oggi non potevo che non godermi il mio Silver Tip di montagna della Boti. Ciuffo da 26, qualcosa che adoro. Come la mette, ho ascoltato il buon Antonio Fraticelli e quindi ci ho messo una Super Iridium. Vediamo con la piastra mild, che così vediamo se riesco a farmi del male. Io amo le Super Iridium, però sono le mete molto quasi estreme per me, quindi sì, le uso volentieri, però le metto ad esempio solo su rasoi mild, perché magari mi danno quel quid in più. Ecco, probabilmente nella meta che ci stava bene sul Lambda Ares e sul Lambda Athena, però vi dico che era un rasoio che mi aspettavo qualcosa in più. Infatti dopo ho visto il gap veramente basso, esposizione neutra. Avessero fatto l'esposizione anche di 0,10 e positiva, anche un filino, già gli avrebbe dato quel quid in più. Peccato perché quando fai un progetto così bello, importante, fatto bene, cavolo, cioè è importante trovare secondo me un gap che sia utilizzabile. Allora scrollo il pennello, prendo il sapone che c'è dentro nella ciotolina, buttando via l'acqua, e carico il ciuffo. Vi dico come faccio io, dopo provate voi.
come vi ho detto qua, non aspettatevi solo per forza prestazioni allo stato puro, anche se per come la vedo io non gli manca niente, però magari non ha la protezione pura che ha un tallovato super americano, cioè, però ragazzi miei, nel suo complesso, se guardiamo soprattutto l'aspetto cosmetico, veramente cosmetico, no? Perché adesso tutti si possono chiamare cosmetici, c'è gente che no, tra virgolette, ha cominciato ieri, si può chiamare cosmetico. Qua parliamo veramente di una persona che lavora nel cosmetico, quindi non è solo una parola per farsi fighi, perché si chiamano tutti cosmetic. Dopo, la cosmetica non è solo prendere un olio. Ok, dopo se serve ne prendo ancora. E ora, ragazzi, una profumazione che mi ha colpito di brutto. Ecco, adesso io lavoro con calma, parto asciutto e idrato se serve piano piano. Intanto io lavoro in viso, così ve la racconto un po'. Tra l'altro ho aperto un canale anche un mio amico sbarbatore seriale, Davide Penella e Enrico Merlini, due bravi ragazzi con tanta passione. Che tra l'altro sono stati cacciati da un gruppo, più che un gruppo, una setta, solo perché si sono aperti un loro gruppo e hanno voluto insomma fare anche una strada alternativa, no? Non è che se uno entra in un gruppo ci deve rimanere e tenere a quello per forza. Io ho anche De Martini del mio gruppo che ha aperto un canale YouTube, anzi l'avevo consigliato io e sul mio gruppo c'è tutto l'appoggio, io non ho invidie o altro, non mi interessa niente. Comunque vabbè, hanno aperto questo canale, sono due bravi ragazzi, e se li seguite è una bella cosa perché comunque sono insomma, ecco. Alla fine è normale, anch'io ci sono cose che mi piace vedere di più, di meno, ognuno ha i suoi gusti, però una cosa che sostengo è la passione. Chi ha passione, chi lo fa veramente per passione, vedo che ama quello che fa, a me interessa niente se ha 400 saponi, io guardo che abbia passione. Quando uno ha passione, per me ha già vinto, piuttosto di uno che ha 400.000 saponi e dopo si vende al primo che passa. A me queste cose qua proprio non le sopporto. Ok, è logico che io adesso, come vi ho detto anche nella descrizione, ci sono due link dove se acquistate io prendo qualcosa, ma anche perché ragazzi io non posso andare avanti all'infinito arrangiandomi con tutto, capito? Quindi se uno mi vuole dare una mano, io non sono legato a nessuno, l'ho dimostrato e lo ridimostrerò sempre, non mi interessa, non voglio legarmi a nessuno, però se c'è la possibilità che a voi non cambia niente e a me mi date una mano, dico perché no? Tra l'altro sul gruppo Facebook ci sono 20 negozi con i codici sconti che in questi anni ho raggruppato e io a parte quei due link affiliati non ci guadagno niente sugli altri, quindi voi capite che comunque quello che ho fatto fino adesso l'ho sempre fatto per voi. È anche giusto che qualcosina che mi venga dato una mano ci sia anche per me, no? Oh, guardate ragazzi che montaggio! Non dico altro perché la profumazione sembra di stare in un aranceto in Sicilia in riva al mare, perché sentite queste note agrumate di buccia d'arancio, sentite le foglie verdi, sentite delle note di fiori bianchi, sentite l'aria che arriva dal mare, un po' salmastra. Mamma mia che meraviglia ragazzi, che meraviglia. Capolavoro. Ok, proviamo questo raw. Micidiale. Vediamo come va.
Che bello, mamma mia, qualcosa di unico comunque, ve lo dico. Dopo però, forse ho un piccolo appunto, ma però me la sto godendo da paura perché sto provando qualcosa di unico, quindi. Però cerchiamo sempre di essere obiettivi, eh. Però ve lo potrò dire a fine rasatura, non adesso. Comunque per me il Silvertip di montagna delle Botti non si batte, ragazzi. Attualmente è il Silvertip migliore che io abbia mai provato. Vedete che metto un po' di sapone. Il tasso mangia sempre un pochettino di più, poco da fare. E ora lo preparo già, ci metto un po' di acqua, così nella passata dopo. C'è poco da fare, se usate il sintetico rende molto molto di più. Ma questo in generale, in generale. Anche se un sapone così non c'ha bisogno di avere 2 centimetri di sapone in viso, perché lo strato, eccolo qua, lo strato che crea, anche se è fino, è talmente ben saponificato che entra alla base della pelle, quindi, e del pelo, quindi fa lo stesso identico effetto di averne 2 centimetri. Quindi non andate a cercare lo schiumone per forza. Quando avete uno strato ben idratato, protettivo, siete a posto. Voglio capire se una cosa che sto annotando, ve la dico dopo, se è una cosa studiata, vedrò il risultato, o se è un piccolo deficit. Mamma mia, una rasatura micidiale. Mamma mia. Ecco, adesso non andate in cerca di sto rasoio perché troverete, se lo trovate, a prezzi senza senso. Può essere un bel rasoio quanto volete, ma ci sono rasoi fantastici anche a meno. Ma adesso non. Al prezzo a cui veniva venduto, ok, ma se adesso trovate come si può dire, un rasoio così magari a 1200 euro, 1300 euro, sinceramente se lo possono anche tenere, cioè bello quanto vuoi, però io penso che bisogna anche essere un attimino. Oh, dopo se uno fa collezionismo funziona tutto, ma se ci dobbiamo fare la barba cerchiamo di essere obiettivi e tranquilli. Tra l'altro è uscito in prevendita, che io neanche sapevo, il rasoio nuovo, il Sintesi, che tra l'altro gli ha dato il nome a un mio abbonato, sono stato molto felice.
di Goodfellas, che guardate, sta uscendo non perché c'ho il link affiliazione e quindi mi date anche una mano, ma perché veramente quando l'ho provato là da loro è una bomba atomica quel rasoio lì. Ed è in prevendita 75 euro spedito, che se ci aggiungete il codice Passione 5 lo pagate praticamente 72 euro spedito. Beh ragazzi, prendeteci dentro perché è un rasoio fenomenale. Ecco, un rasoio come quello, per l'effetto che vi dà, per la rasatura che vi dà, vale quanto questo. Questo è il pezzo di gioielleria, ecco, mettiamola così. Però come progetto è tutto in sintesi, tanta roba. Oh ragazzi, non so, basta, non dico nient'altro, fate voi. Per me questo è un capolavoro, non un sapone. Come sia la profumazione in rasatura è qualcosa di magico. Guardate, guardate, ricreo il montaggio sotto, guardate. Eh no, c'ha il suo perché. E adesso vi spiego cosa. Sono un attimo concentrato perché non mi voglio sgarrare. E quando un rasoio è troppo facile, a volte ti porta. Ok. Ragazzi, una rasatura micidiale. Spettacolare, spettacolare. Mamma che bello. Mamma mia. Allora, ha un angolo, sì, obbligato, ma non a livelli di Yates, Winning e insomma quelli lì. Forse come concetto è un pochettino più verso il sintesi, anche se è una cosa ancora diversa. Perché secondo me un po' la differenza è che c'ha lui un po' di angolo obbligato, però non curva estremamente la lama. E quindi, nonostante non abbia, cioè, abbia un angolo abbastanza obbligato, però voi dovete, c'è una certa anche esposizione, voi dovete comunque lavorare con le lametta. Le lametta non piegando tantissimo, non mi fa quell'effetto mi appoggio, si aggrappa e faccio tipo un aratro. Cioè devi comunque lavorare con le lametta. Le lametta
senti che si punta in viso, ma non in modo aggressivo, in modo intelligente, e riesce senza far pressione, senza avere quell'obico che dà fastidio, andare molto in profondità. Infatti sono arrivati i ritocchi che praticamente non avevo più niente in viso. Gran bel pezzo, sono curioso di provare anche quello aggressivo, anche se lì mi sa che sarà da stare abbastanza attenti. Vediamo, sono curioso. Ragazzi, in post rasatura per me non esiste prodotto attualmente in commercio al mondo che dia un post rasatura come questo sapone. Quindi se parliamo di post rasatura qua, ciao a tutti quanti. E adesso ci spariamo questo capolavoro di After, che se già il sapone è sufficiente di suo, l'After corona il tutto. Mamma mia. Ragazzi, me ne metto un altro mezzo litro. Qua ci sta lo spruzzino, comunque ve lo dico, io mi sto godendo lo splash, però farlo assorbire metà sulle mani dispiace, o un terzo sulle mani dispiace. Avrete le mani più vellutate di vostra moglie, però dispiace, quindi mettete lo spruzzino, vi tamponate dove ce n'è un po' di più e basta. Una profumazione per me che è un capolavoro. Cioè veramente ricorda addirittura i fiori bianchi di un arancio in fiore, quindi i fiori d'arancio. Anche se magari è un altro tipo di fiore, perché si sente che è un altro fiore bianco, secondo me. Però ti dà quell'idea lì, perché senti l'arancio, senti il fiore bianco. E dopo, passata questa parte agrumata, è come se ti arrivasse una folata, e anche la parte verde, e dopo è come se vi arrivasse una folata dal mare, dove sentite l'aria salmastra del mare. Cioè è veramente un viaggio in un aranceto a Ribera, dietro il mare. È una cosa micidiale ragazzi. E il post rasatura che vi lascia è assolutamente da record del mondo, quindi questi sono prodotti cavoli, cioè invece di andare a comprare 2, 3, 4 set di roba che costa anche 20-30 euro, per carità, se tipo un Westman ci sta, un tagliovatone da bomba, ottime profumazioni, bisogna averli, però se volete viaggiare altissimi, provare qualcosa di unico, questo è un viaggio in tutti i sensi, olfattivo, cosmetico, sensazioni in viso, imparate un po' ad usare il sapone e farete di qui viaggi micidiali ragazzi. Guardate qua. Mamma mia che crema. Che crema ragazzi. Che crema. Spettacolare. Guardate. Vedete che non viene via dalla mano? Se voi fate così, praticamente gli rifate il montaggio. Guardate. Occhio. Guardate. Gli rifate il montaggio. Meraviglioso. Ok, ragazzi. Me la sono goduta, sapone fantastico, un altro colpaccio grande, profumazione proprio, la sentite quasi di più esplosiva dell'altra, l'altra magari vi darà un po' più di persistenza perché ci sono dei legni, di componenti che dà un po' più persistenza, questa sarà un po' più esplosiva, magari durerà un po' meno, non lo so, adesso proviamo, però ragazzi il viaggio olfattivo durante la sbarbata è qualcosa di micidiale. Rasoio, capolavoro, c'è un packaging da 1000 e una notte, l'avete visto, le lavorazioni, è un pezzo fantastico, secondo me se lo trovate fino ai 600-700 euro e uno ha la possibilità a un pezzo mostruoso, però a spendere 1000 passa euro no, adesso no, secondo me amen, è andato, era un bel pezzo, c'è stato, non c'è più, amen, cioè, a un certo punto uno deve anche vederla così. Come col discorso del Floyd, spendere 100 euro per una boccia, no, c'è stato,
è stato bello finché è durato, non c'è più, ah, ma andiamo avanti, troviamo qualcos'altro che ci piace e la vita va avanti, perché sennò diventa un po' anche una speculazione a un certo punto. Ragazzi, guardate che lucentezza che ho la pelle, non è appiccicosa, cioè è morbida, non fa effetto, non fa effetto che si appiccica, secco, vetro, è morbidissima, idratata, cioè, mi sembra di aver messo su una crema da 300 euro di Chanel o di quelle marche là mostruose. Cioè, ragazzi, se volete provare il top, bisogna fare così. Quello che vi dico, se siete neofiti, se avete appena cominciato, prendete un sintetico, seguite passo passo, ho fatto quel video sul talco, passo passo su come montare, fate con calma, piano, aggiungete l'acqua poco alle volte, cioè imparate ad usarlo perché non è facile, lo so che non è facile, però ragazzi, come vi ho detto, se comprate una Lamborghini, una Ferrari, non potete pretendere di salire e fare il record della pista, ci dovete prendere mano, quindi prendete mano con i saponi che avete, se lo acquistate sapete che lo dovete usare con un certo criterio, non è come tutti gli altri, è il sapone della domenica dove ci perdete del tempo, state lì con calma finché imparate. Io logicamente ci sono stato vicino dall'inizio, quindi per me è una cosa quasi automatica montarlo, farlo lavorare, perché me lo sono, non dico costruito su me stesso, ma quasi. E per me è un onore mostruoso che anche Andrea, un personaggio così di leva, abbia voluto anche i miei feedback per migliorare e arrivare a questo livello qua. Io non ho mai ostentato a nessuno di voi le mie competenze, quello che so fare, quello che ho provato, però ragazzi, in questi anni ho investito tanto per arrivare dove sono, ho provato centinaia e centinaia di rasoi e voi qua vedete questi sul canale, ma prima ne ho provati altri centinaia, cioè nel senso voi vedete solo una parte, tutti i resto, tutti i Muli, Mercury, li ho provati tutti quanti, solo che non li ho portati nel canale perché quando sono arrivato su YouTube ormai avevo già provato centinaia di cose e comunque ne ho ancora chissà quante da portare, quindi alla fine io un po' di sensibilità ce l'ho, me la sono costruita negli anni e mi fa piacere che produttori seri di livello che portano, soprattutto anche in Italia, prodotti di questo livello stratosferico si appoggiano anche a me e io lo faccio molto volentieri se posso dare una mano e portare quello che è la mia esperienza, più che competenza è la mia esperienza, perché competenze non ho diplomi né niente. Quando si ostenta, quella è la cosa che secondo me non si fa finta non farlo, che a volte è la stessa cosa. Sta a voi decidere. Ragazzi, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video. Bye bye!